Salve e benvenuti a Test. Avete mai pensato al vostro primo ricordo? Cioè, voglio dire, provate a pensare al vostro primo ricordo, quando eravate piccoli, che a malapena riuscivate a parlare, 2-3 anni. Non ci riuscite? Bene, questo fenomeno è chiamato amnesia infantile e oggi scopriremo il perché. Questo fenomeno è chiamato amnesia infantile ed è molto importante nella psicologia perché, come molti di voi sapranno, molto spesso i traumi infantili sono proprio quelli che caratterizzano problemi in futuro, quando si è adulti. Ma andiamo subito al sodo. Perché questo accade? Fino a non molti anni fa si pensavano che fossero principalmente 4 le cause. Prima risposta, il cervello non era ancora abbastanza sviluppato. Seconda risposta, l'incapacità di parlare. Infatti, non potendo organizzare in termini linguistici determinati eventi o fatti accaduti, ti impedisce di organizzare i ricordi secondo uno schema logico che ti permetterà poi, in seguito, di rievocarli e quindi di avere un ricordo. Terzo punto, non sei completamente cosciente di quello che fai. Molti scienziati infatti credevano che l'infanzia fosse come una sorta di test. Il cervello impara ad utilizzare il corpo e ad interpretare gli stimoli esterni. Quarto punto, il meno plausibile ma comunque detto per completezza. Alcuni psicologi infatti sostenevano che il cervello riuscisse a memorizzare tutti quanti i ricordi, anche della prima infanzia. Però poi, nell'età adulta, il ricordo diventa impossibile da rievocare, poiché le esperienze sono completamente diverse. Infatti, provate a pensare a un bambino che cammina per la stanza. Vede tutto grande, completamente diverso da quello che vedrei io ora, adesso, in questa stanza. Ora parliamo di un luminario dell'amnesia infantile, il professor Sid Kuder. Ok, non riesco a pronunciarlo, comunque è scritto qua sotto. Neuroscienziato presso 2 università. Una a Parigi, una in Danimarca. Le scrivo sempre qua sotto perché non mastico il francese. L'esperimento condotto è stato molto semplice. Hanno preso un gruppo campioni di adulti e l'hanno sottoposto a un tipo di stimolo e hanno visto la risposta del cervello. Questo è stato preso come modello di una risposta cosciente di quello che è appena accaduto. Lo stimolo era di tipo subliminale. Dimostrando che i bambini hanno un'esperienza conscia del mondo, la terza ipotesi viene completamente scartata. La quarta, come già detto prima, era la meno probabile, anch'essa scartata. Scartata la quarta e la terza ipotesi rimangono la prima e la seconda. La seconda era l'incapacità di parlare, che ti impediva di organizzare la memoria. Questa teoria non è stata completamente confutata, ma perde valore già al primo anno di età, quando i bambini, o almeno non tutti, incominciano a parlare. Quindi parlando possono organizzare la memoria, ma comunque non mantengono i ricordi. Infine, ricapitolando, i bambini a 5 mesi d'età hanno già un'esperienza conscia del mondo. La quarta, la terza e la seconda ipotesi sono scartate dalla logica e dalle ricerche effettuate. Quindi, infine, perché non possiamo ricordare la nostra infanzia? Rimane soltanto la prima ipotesi. Il cervello non è abbastanza sviluppato. Più che parlare di cervello, bisogna parlare di ippocampo. Ippocampo poco sviluppato. E parlando di ippocampo non si può che dire che è una parte importantissima per la memoria episodica, quella memoria che ricorda i fatti e le esperienze accadute. Vediamo con un semplice esempio l'importanza dell'ippocampo. Pensate alla vostra memoria come un mazzo di fiori. L'ippocampo è l'elastico che li tiene insieme. Infatti l'ippocampo ha il compito di organizzare i ricordi, così che possano essere rievocati a nostro piacimento. Ed è proprio questo il motivo per cui non possiamo ricordare l'infanzia. Infatti l'ippocampo nei bambini è veramente poco sviluppato. Basti pensare che già al primo anno di età attraversa dei cambiamenti radicali. Gli scienziati hanno finalmente dimostrato che i bambini non possiedono una grande memoria episodica, ma comunque possiedono una memoria semantica. Questa gli permetterà di ricordare le sensazioni delle esperienze vissute, ed è proprio per questo che traumi infantili si trascinano anche da adulti. E prima di salutarvi vi lascio con le parole di Newcob. Cito testualmente: penso che l'obiettivo primario dei primi 2 anni è quello di acquisire conoscenza semantica e da quel punto di vista la memoria episodica potrebbe essere in realtà una distrazione. Quindi i bambini nei primi 2 anni di età imparano sostanzialmente la lingua per imparare poi a comunicare con gli altri. E questo è tutto quello che avevo da dirvi per oggi. Spero vivamente di non avervi annoiato e comunque di avervi incuriosito ancora di più. Noi ci rivedremo alla prossima puntata. Prima di lasciarvi vi ricordo di lasciare un mi piace se il video vi è piaciuto e di lasciare qua sotto nei commenti se avete qualche domanda da farmi. Questo era Test, io sono Little Questioner e noi ci vediamo al prossimo video.